Versailles era una reggia immensa, si parla di circa 63.000 metri quadrati tra i giardini, le stanze, circa 2.500 finestre, 350 camini, 67 scale, 483 specchi e 372 statue. Curiosità, il manga Lady Oscar, ve lo ricordate? È ambientato proprio in questo palazzo. Ma una cosa ancora più interessante che dovete guardare è dall'altra parte. Ragazzi, questa è la fila per entrare. Saranno 6 ore di fila qua se siamo fortunati! Ma con il biglietto intero da 27 euro riusciamo a saltare questa fila. La visita alla reggia, malgrado la folla, è ben organizzata. Infatti ci sono delle stazioni in cui è possibile vedere questi video 3D che ci danno un'idea della grandezza e della storia del luogo. Cominciamo la nostra visita con la Galleria degli Specchi, che divideva la camera del re dalla camera della regina. La sala è lunga 73 metri e all'epoca del re era illuminata dalla luce di 3000 candele che si riflettevano sugli specchi. Immaginiamo il re che l'attraversava con le sue alte calzature regali, i suoi abiti fruscianti e il parruccone maestoso, che oltre a risolvere il problema della poca altezza del re, era anche un ottimo antipidocchi. Infatti ce n'erano molti a corte. Ciò che stupisce tra queste stanze così regali è la mancanza dei bagni. Infatti solo il re aveva in camera il cosiddetto trono gabinetto. Gli altri, circa 5.000 persone, più la servitù, usavano i pitali che finivano nei giardini. Il momento del re sul trono gabinetto era un momento pubblico e infatti l'annuncio delle sue nozze Luigi XIV lo diede proprio mentre sedeva sul regale vaso. Solo Maria Antonietta, l'austriaca, abituata a ben altro, nonché moglie del re, pretese la vasca. Luigi XV addirittura proclamò che la sua sala da bagno poteva essere tranquillamente trasformata in un ampio salone per gli ospiti, tanto non si sarebbe lavato più. Eccoci usciti da questa visita lunghissima. Ora stiamo andando alle fontane e poi l'accesso al piccolo Trianon e al grande Trianon. Andiamo a vedere. Si sente una musica, andiamo a vedere cos'è. Andando verso il piccolo Trianon e il grande Trianon, che praticamente era la sede del re e la sede della regina Maria Antonietta. I boschi di Versailles sono veramente sterminati, per cui per raggiungere qualsiasi cosa dobbiamo percorrere grandi distanze. Non stupisce che all'epoca ci fossero cavalli e carrozze. Basti pensare che il perimetro della reggia di Versailles copre una superficie di 4 volte quello delle mura aureliane a Roma, che oggi sono di 12,5 km circa.
E vai con altre stanze da letto, camere, camerette, giardini, trappidocchi, parrucconi, profumi, olezzi di vario genere, intrighi di corte. Certo, la vita era dura e capisco ora perché il re e la regina decisero di farsi costruire in disparte e lontano dalla reggia il piccolo e il grande Trianon. La nostra giornata a corte termina qua, grazie per aver visto il nostro video e un saluto a tutti, ciao!